Ci sono due aspetti molto importanti che mi hanno colpito della gara in Belgio. Il primo è sicuramente che Ferrari quest'anno ha performato meglio in tutti i weekend di gara con la sprint race. E questo non è un caso, perché vuol dire che il setup portato da casa da Maranello in pista, senza poi doverlo modificare, funziona in Ferrari e ha permesso a Leclerc di conquistare 3 podi stagionali. E la cosa molto interessante di questa Ferrari è che è stata molto costante con un ottimo ritmo durante la gara, anche meglio di una Mercedes che aveva portato degli aggiornamenti alla parte posteriore della monoposto, in particolare nella zona Coca-Cola e nella zona inferiore delle pance, cercando di avere più carico al posteriore. E il secondo punto che mi colpisce ancora di più è che Ferrari porterà degli aggiornamenti ancora sulla SF23 dopo la pausa estiva. Probabilmente sarà l'ultimo step di aggiornamenti prima di puntare effettivamente al 2024, e già i lavori sono iniziati a luglio. E quindi in questa prima parte di stagione, che si è conclusa in maniera negativa per Ferrari, siamo onesti, da inizio stagione, da quando abbiamo sentito le parole dell'amministratore delegato Vigna, c'è stato tanto ottimismo in Ferrari per cercare di lottare con Red Bull. Anche in questa gara in Belgio abbiamo visto un Verstappen che ha dominato e un Perez che ha concluso secondo, ma era nettamente al di sotto delle performance del suo compagno di squadra. Tra l'altro il ritmo di Leclerc era anche vicino a quello di Perez. Questo dimostra che Ferrari in questa gara in Belgio ha tenuto un ritmo che è stato il migliore da inizio stagione in termini di costanza e performance, una pista che l'anno scorso si è mostrata molto avversa alla F175. Andiamo a analizzare tutti i punti chiave della gara e vedere come può reagire Ferrari dopo la pausa estiva. Ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così da non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi raccontiamo tutte le notizie sul motorsport e sulla Formula 1. Io sono Rastro e oggi andiamo a analizzare la gara in Belgio e le conseguenze che avrà su questo mondiale. È stato davvero un peccato vedere il ritiro di Sainz in una gara come Belgio, perché la Ferrari si è comportata molto bene e oltre che a portare punti importanti per la classifica costruttori, un piazzamento era anche importante per lo spagnolo per raccogliere dati su questa SF23, che ancora rimane indecifrabile. Come sappiamo, curva 1 di Belgio ci regala tante emozioni, alcune positive e altre negative, e abbiamo visto come Sainz è stato toccato da Piastri in partenza, non ne aveva alternativa, non poteva andare da nessuna parte, e quella è stata una mossa un po' azzardata di Piastri che ha toccato Sainz e ha squarciato tutta la pancia della monoposto. Hanno cercato di continuare la gara con Sainz, secondo me potevano fermarsi già prima per cercare di salvare la power unit. In Ferrari l'hanno tenuto in pista per cercare di raccogliere più dati. Questo danno al bordo della parte destra della macchina comportava una perdita di carico di circa 2-3 secondi al giro a causa dell'elevata resistenza aerodinamica dell'aria che passa all'interno delle pance e in più un'usura anche più elevata delle gomme. Insomma, la sua gara non poteva continuare, quindi hanno fatto bene a fermarlo. Io l'avrei fermato anche un po' prima. E dobbiamo sottolineare il fatto che questa pista è stata con un degrado minore e questo ha aiutato inevitabilmente le prestazioni della SF23, che sono state costanti e buone per tutto il weekend, a partire dalle qualifiche dove Leclerc è riuscito a portare a casa la pole position grazie alla penalità di Verstappen, ma anche sul ritmo gara Ferrari si è comportata molto bene, anche meglio di Mercedes. McLaren in questo weekend invece è rimasta molto assente a causa dell'elevato drag e, come vi ho detto, poteva essere un punto a sfavore di McLaren. Speravano tanto nella pioggia in gara che cambiava completamente il risultato per loro, ma ha piovuto in qualche curva ma non abbastanza per chiamare il cambio gomma. Anche il DRS è tornato molto più presente in questa gara qui a Spa. Vi ho detto che era un fattore da analizzare e abbiamo visto Red Bull essere superiore su questo punto, essere molto efficiente nel primo e terzo settore, aggiungendo velocità molto elevate grazie anche a un'ottima gestione dell'ibrido. Riuscendo a gestirlo bene riesce a utilizzarlo nei momenti migliori per fare i sorpassi e per andare più forti in generale, e Red Bull si è dimostrata essere molto efficiente dal punto di vista aerodinamico qui in Belgio, anche più di Ungheria, dove il DRS conta molto meno. Ma come mai Ferrari si è mostrata così forte in Belgio rispetto invece per esempio a Ungheria? Perché i punti di forza della SF23 sono i punti deboli che aveva la F175. Infatti abbiamo avuto un'inversione di tendenza per Ferrari, che va più forte nelle piste in cui nel 2022 andava peggio, fatta eccezione per Austria, che è una pista dove serve sia il carico aerodinamico che l'efficienza aerodinamica. Però in Belgio l'anno scorso Ferrari ha subito molto l'usura delle gomme a causa
di un meteo più caldo e quindi un'usura più aggressiva, cosa che non si è verificata quest'anno, e in più è riuscita a sfruttare al meglio i punti di forza della SF23, ovvero l'efficienza aerodinamica che gli permette di andare forte nel T1 e T3, e nonostante ciò ha avuto un buon carico aerodinamico nel T2. Ed è lo stesso punto di forza che abbiamo visto sulla SF23 in Canada, a Baku e anche in Austria appunto. Come detto, anche lo stesso Leclerc dopo la gara in casa Ferrari sono lontani dalle aspettative, però stanno piano piano reagendo, e questo è importante anche per la monoposto 2024. E il fatto che Ferrari sia andata bene nei weekend della sprint non è una casualità. L'assetto fatto a Maranello sulle simulazioni è buono, il problema è che dopo non si riesce a ottimizzare il setup in pista. Questo è un vantaggio per Ferrari perché riesce ad avere un setup di base buono, ma è uno svantaggio per altri team, in particolare per Mercedes. Quindi 3 podi di Ferrari, 2 pole position tra cui una nella shootout. Leclerc attualmente è in quinta posizione nel campionato piloti con 3 podi, 2 pole di Ferrari e di Leclerc, una pole di Ferrari nella shootout con attualmente 2 ritiri di Leclerc e una partenza dal fondo. Il confronto con Sainz è schiacciante a favore del pilota monegasco, questo è evidente, ma il problema è che anche a Maranello ci aspettavano di essere più competitivi a Budapest rispetto a Spa, quando la SF23 si comporta in maniera totalmente diversa dalla F175, e quindi bisognava aspettarsi un po' questo comportamento di Ferrari nella pista belga. Certo, concludere prima della pausa estiva con un podio è molto rassicurante per Ferrari. Il problema è che dobbiamo considerare anche che le condizioni della pista erano anomale, nel senso che c'è stata una pista molto fredda, in alcuni punti è anche piovuto, e con una pista più calda secondo me avremmo visto per esempio una Mercedes più forte, quindi sono punti da non sottovalutare. Quelle sono state le condizioni ideali di Ferrari, ma non bisogna neanche illudersi troppo sul futuro. E attenzione che la Ferrari cambierà ancora con la SF23, infatti anche se si pensa al 2024 si porterà comunque qualcosa in pista da provare e dovrebbe debuttare un pacchetto di aggiornamenti più grande di quello che abbiamo visto a Barcellona. L'aspettativa è alta, vediamo un po' cosa ci mostrerà poi la pista. E il dipartimento tecnico completerà le installazioni per fine settembre, inizio ottobre. Nonostante Verstappen partisse dalla sesta posizione, è riuscito a dominare come ce lo aspettavamo tutti, e quindi abbiamo visto una doppietta Red Bull che rispecchia un po' anche questa prima metà di stagione. Una Red Bull che sta dominando in qualsiasi circuito, in Belgio con distacchi minori perché l'usura delle gomme è stata minore e anche perché la pista è molto più lunga, ma Verstappen abbiamo visto si sente superiore anche in team radio con Giampiero Lambiase, il suo ingegnere di pista, con cui è stato un po' di battibecco sul giro veloce, sul fatto che non voleva che Perez spingesse. Lambiase ha detto di fidarsi, e come ha detto anche lo stesso Christian Horner, è come sentire una coppia sposata ormai da tanti anni. Ed è vero, Lambiase riesce a gestire molto bene Verstappen e a mantenere il polso duro, lo ha fatto in gara ma anche durante tutto il corso di questo weekend. Inoltre Verstappen ha avuto 20 secondi vantaggio su Perez nonostante partisse dalla sesta posizione. Pensate che Verstappen ha esteso il vantaggio su Perez a 125 punti, che sono 5 gran premi di vantaggio, e mancano 10 gare alla fine. Questo ci dimostra come Verstappen sia superiore, e molti dubitano anche sulla macchina stessa. A sto giro in Belgio mi aspettavo una Mercedes un pochino più forte, che potesse lottare con Ferrari, invece così non si è verificato. Nonostante le modifiche alla parte posteriore al retrotreno, è mancato il carico aerodinamico al posteriore. Mercedes ha cercato di correre più bassa per avere più carico, ma ha ottenuto l'effetto opposto, ovvero avendo troppo porpoising. Questo è quello che ha lamentato anche Lewis Hamilton, che ha avuto una guida tutt'altro che comoda, e quindi lo spettro del porpoising può riaffacciarsi per Mercedes. Attenzione che a settembre sarà anche la gara a Monza, in cui vedremo effettivamente se Mercedes soffrirà ancora di questo problema. Come ha detto lo stesso Toto Wolff, adesso stanno portando dei piccoli aggiornamenti sulla V14, ma le vere innovazioni arriveranno sulla V15, e c'è una linea molto sottile su come guadagnare di prestazione in base ai flussi che scorrono sul fondo e andare a perdere a causa di un elevato porpoising, oppure rischiare di accentuare la resistenza aerodinamica. E anche in Mercedes sanno che il problema più grande sulla V14 è il posteriore, che sarà una parte che cambierà tanto l'anno prossimo. Su McLaren mi sono già sbilanciato, nel senso che hanno sbagliato le impostazioni per questo weekend, avendo un setup troppo carico che generava troppo drag. Non è neanche una pista che è troppo nelle loro corde, e quindi ci sta che abbiano sofferto. Concludendo sulla gara, abbiamo visto che Mercedes ha provato 2 undercut su Ferrari, con Hamilton che ha avuto un buono stint con la media, addirittura di 2 decimi circa sul passo medio più veloce di Leclerc, ma il passo gara di Ferrari era superiore con gomma soft. Proprio per questo poi a fine gara Hamilton ha deciso di fermarsi per montare gomma media nuova e fare il giro veloce per assicurarsi il punto addizionale. Questa è la classifica costruttori e piloti prima di entrare nella pausa estiva. Abbiamo visto un'ottima gara di Alonso, che è riuscito a portarsi a casa un quinto posto, che attualmente è il massimo che può fare questa Aston Martin, arrivando addirittura davanti a Russell. Mi ha stupito molto con l'Alpine, che ha fatto una gara molto solida e si è confermato in ottava posizione, e anche Tsunoda è riuscito a tenere un passo costante, arrivando appunto in 10ª posizione, battendo
favorendo Ricciardo in questo caso, anche se lo stesso Ricciardo ha avuto una gara tutt'altro che facile. Fatemi sapere nei commenti il vostro bilancio per questa prima parte di stagione e della gara del Belgio, ovviamente. Quali sono gli aspetti che vi sono piaciuti di più e piaciuti di meno di questa gara? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Lastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.